Ciao a tutti ragazzi, sono Ryzen, questo è Mixtube ed oggi andremo ad affrontare un argomento molto discusso, soprattutto qui sul web, e cioè l'ottimizzazione degli spazi di lavoro. Ho cercato di sintetizzare il tutto in 5 passaggi e ve ne aggiungerò uno extra e molto personale alla fine. Ti invito quindi a seguire il video per intero e a farmi sapere il tuo pensiero dopo qui sotto nei commenti. Anche io posso imparare dai vostri pensieri e da quello che mi dite. Quindi, sia che siate d'accordo o soprattutto se siete in disaccordo, fatemi sapere cosa ne pensate, insomma. Detto questo, iniziamo subito. Punto numero 1. Bisogna subito tenere a mente che spazio ho a disposizione. È importantissimo gestire sin da subito lo spazio che si ha a disposizione e incentrare il lavoro di gestione su quello che si ha, ovviamente. Spesso e volentieri si tende ad avere uno sgabuzzino da 20 metri quadri e a volerci realizzare un'autofficina. Non è possibile. Tuttavia è possibile ottimizzarlo al massimo, ottimizzarlo al meglio e andiamo avanti perché spiegherò meglio questo punto qua. Con il punto numero 2. A cosa mi serve? Vi faccio subito un esempio pratico. Io non mi occupo solo di una cosa, mi occupo di più cose, porto più argomenti, ma anche nella vita privata non mi occupo solo di una cosa. Quindi la gestione del mio spazio è fortemente influenzata da quello che io faccio all'esterno del canale, ma anche da quello che faccio all'interno. Se so che da qui a pochi mesi andrò ad acquistare un mobile che occupa 2 metri di spazio, ovviamente oggi che io sto organizzando il mio laboratorio so già cosa mi servirà e di conseguenza gli dedico già un posto vuoto. Vi faccio un esempio banale: questa postazione da cui sto registrando, qua ci verrà il tavolo da lavoro. Pertanto ci ho messo solo questo tavolino qua, che tra l'altro è il mio attuale tavolo da lavoro. Quindi io so perfettamente che un domani, se dovessi costruire un nuovo attrezzo, so che spazio occuperà nel mio laboratorio perché l'ho già preventivamente misurato, o nella migliore delle ipotesi comunque so indicativamente come andranno le cose. Se non si fa questo passaggio, ogni volta che mettiamo nel laboratorio o nell'ufficio un oggetto nuovo, bisognerà spostare tutto di nuovo. Tenetelo a mente. Punto numero 3. So scindere tra quello che vorrei fare e quello che so fare. Scindere tra quello che si sa e quello che si vuole fare è importante. Se io so che i mobili non li so costruire, che non so dove si mette una vite, dove si mette un bullone, se io un domani dovessi decidere di fare mobili, probabilmente inizierei con qualcosa di molto piccolo, che si può fare su questo tavolo qua, che è un 60x60x60, un quadrato. Mi accompagna da 10 anni, lo uso tutti quanti i santi giorni, ogni tanto gli metto su una tovaglia come potete vedere nei video e lo uso anche per fare questi vlog. È un fedelissimo compagno che mi porto dietro da tantissimo tempo. Qui passiamo direttamente al punto numero 4. Funzionale o esteticamente bello? Beh, c'è una differenza. In realtà questa cosa è poco affrontata da quello che ho notato, quindi su questo vorrei davvero un vostro parere. Spesso e volentieri si tende a mettere in mostra quello che si ha o quello che si fa. Per esempio con la realizzazione di una French clit, se si chiama così. Ora,
io penso che questo sia un problema che affligga l'umanità e che ci accompagna da sempre, ed è cioè ogni quanto la devi pulire una French clit per essere igienicamente a posto. Cioè, io capisco che in un laboratorio sia normale avere la polvere, però avere degli attrezzi attaccati alla parete che prendono polvere quando si lavora, diciamo che la French clit ha più senso di esistere se si hanno spazi grandi. Così ogni volta che fai un taglio non devi andare a spolverarti tutta la parete, perché la polvere si muove, la polvere si deposita. Quindi da un punto di vista igienico, però esteticamente è figa, è una grandissima figata, questo è vero. Per esempio nel mio caso sarebbe totalmente inutile, ma totalmente inutile, perché magari oggi faccio un progetto di fede a te, ma domani devo fare un vlog, dopodomani devo realizzare una ricetta. Quindi se ve lo stavate chiedendo anche voi come poter fare, ve lo sconsiglio. È bello esteticamente, ma per quello che riguarda la pulizia non lo so, nessuno ne parla più dopo averlo realizzato. Quindi sì, è un progetto figo, probabilmente lo farò anch'io per crearci un video, ma lo smonto 2 secondi dopo e ve lo regalo come un giveaway. Fine. Cioè, nel senso, si chiude là. Quinto punto da prendere in analisi è la percentuale di utilizzo. Capire perfettamente quanto tempo si utilizza uno spazio. E non intendo dire tipo quanto tempo passi in laboratorio, ok, ci passi 6 ore, ci passi 5 ore, quello lo sappiamo. Però in quelle 5 ore quanto tempo stai ad utilizzare gli attrezzi e quanto tempo stai a progettare il video? Quanto tempo passi a realizzare il progetto e quanto ad editare? Ma questo vale per tutto, non solo per i creator. La percentuale di utilizzo di uno spazio varia. Per esempio, e vi porto sempre l'esempio del mio canale, visto che anch'io sto facendo gestione degli spazi e sto utilizzando questo metodo che vi sto dicendo, e alla fine vi mostrerò come ho suddiviso i miei spazi. Io, per esempio, questo è un angolo dove io realizzo le cose. Di là, e non lo potete ancora vedere, c'è un angolo dove edito e dove progetto i video futuri, dove scrivo sostanzialmente. Un angolo dove non ci deve arrivare la polvere, un angolo che deve essere interamente dedicato alla scrittura. In realtà poi ci ho messo anche la televisione, quindi è scrittura e parecchio divertimento. Però, a prescindere da questo, io penso che la percentuale di utilizzo di un ambiente sia importante da definire, prima ancora di andare a sistemare lo spazio in sé per sé. Con questo abbiamo finito i 5 punti e ora vi dico il mio 6° punto personale. Vi invito ad iscrivermi al mio canale e ancora una volta a lasciare il vostro parere qui sotto nei commenti. Il punto numero 6 è il portafoglio. Ora, a prescindere da quello che si dica o da quello che si vede, lo spazio che state andando a creare è uno spazio che deve far stare bene voi. È uno spazio che vi deve dare tranquillità, è uno spazio dove probabilmente passerete un po' di tempo ed è importantissimo passare quel po' di tempo in maniera tranquilla. E non è banale questo punto, seppur scontato, ma non è assolutamente banale il fatto di impiegare la giusta quantità di denaro alle proprie esigenze. Vi faccio sempre l'esempio con quello che andrò a realizzare io e poi vi mostrerò comunque tutti i progressi di questa cosa. Quando capita che qualcosa è fuori posto nel mio laboratorio, se non la sistemo subito, col lungo periodo quella cosa mi causa tristezza. Ci sono stati casi in cui io non volevo mettere piede nel laboratorio perché sapevo che dovevo sistemare quella cosa là. Il sol vedere quella cosa fuori posto
mi dava fastidio. La cosa in questione era un attrezzo, una sega circolare, per cui avevo speso davvero tanti soldi. Però era inutile perché io non avevo diviso le cose che sapevo fare da quelle che non sapevo fare, e quindi mi ritrovavo a dover imparare e però allo stesso tempo a dover studiare le basi di come lavorarci su quella cosa. Alla fine me ne sono proprio liberato, me la sono venduta, amen. Però quello che voglio dire è: la spesa che c'è dietro deve essere un beneficio in primis per noi. Per esempio, io so che investirò del denaro per l'ottimizzazione delle luci, per ottimizzare le mie riprese. Però è anche vero che da quando ho iniziato ad adesso, come potete vedere da chi mi segue, per chi mi segue dall'inizio, ha visto questo netto miglioramento, ed è tutto dovuto a questa cosa qua. 3 euro. 3 euro di lampadina che fanno una grande differenza. Certo, non si deve mai, cioè io penso che non bisogna mai fare i conti in tasca alle persone. Se io avessi avuto 60 euro da investire nelle luci, probabilmente mi sarei comprato le softbox, però sono ingombranti e quindi sto optando per qualcosa da montare a parete e al massimo farci un braccio estendibile ed utilizzarle. È in fase di progettazione, però va bene. Tutto questo per dire comunque che non sempre la spesa vale il prodotto. Spesso e volentieri si fa una spesa perché si ha invidia di quello che possiede un altro, e qua su YouTube possiamo vedere degli attrezzi e degli accessori fenomenali che fanno venire questa invidia. Tuttavia bisogna davvero valutare cosa ci serve e cosa andremo ad utilizzare. Sapere per esempio che un tavolo in noce ci costa di più che un tavolo in acciaio fa la differenza, perché magari il tavolo in noce è più figo, ma il tavolo in acciaio è più resistente. Valutare una spesa in base all'utilizzo che se ne andrà a fare. Se so che ci devo martellare, se so che ci devo usare il trapano, se so che ci andrò su di forza bruta, si può risparmiare del denaro e costruire qualcosa che magari visivamente non sarà fighissima come la cosa costruita in legno o come la cosa con gli ornamenti, però a livello funzionale abbiamo risparmiato tanti soldi e ci siamo portati comunque a casa un risultato che penso che sia la base di tutto, o perlomeno questa è la filosofia che utilizzo io nella realizzazione dei miei video, motivo per cui non crescerò mai probabilmente, ma mi va bene così. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, per chi lo avesse fatto. Tra l'altro mi sono accorto del traguardo che abbiamo raggiunto, ma siccome ci sono delle fluttuazioni del numero di iscritti aspetterò a fare uno speciale in merito. E niente, vi saluto e vi rinvito a seguirmi quando caricherò un altro video. Partecipate, commentate, avete potere decisionale su questo canale. Approfittatene. Io voglio imparare cose nuove e se posso trasmettervi qualcosa e se avete curiosità su qualcosa, posso documentarvi e portarvi quello che vi interessa. Quindi, niente. Ciao, da Ryzen.